La scatola, ragazzi, è premium. Andiamo un attimo a vedere diciamo il ricevitore. Passiamo adesso all'unità microfonica, che poi è quella che è più importante. Bene, signori, siamo arrivati alla prova del 9. Eccolo qui, il microfono della Joby, che praticamente è stato protagonista di questi reel su Instagram, se li avete visti. Oggi ovviamente andiamo a fare l'unboxing, andiamo a provarlo, andiamo a testarlo e vi dirò tante cose, ovviamente dei pro e contro di questo microfono. La prima cosa che vi faccio vedere assolutamente importante è questa. Vedete, costa solo 20 euro, veramente 20 euro, ma c'è un perché costa così poco. Ovviamente non è un miracolo, non è una cosa strana, non è un errore di prezzo, è solamente una rimanenza di magazzino. Quindi se volete acquistarli e vi fidate di Gennaro, andateli a prendere subito, ora, in questo minuto di intro, perché poi non ce ne saranno più. Io ne ho due, ovviamente per motivi che sapete. Uno pensavo non funzionasse e oggi lo vedremo, e questo invece funziona perfettamente. Quindi rimanenza di magazzino, sul sito della Joby non esiste più questo prodotto, quindi andate finché siete in tempo a comprarlo, fidatevi che è un microfono eccezionale. Come ho detto, però ha i suoi pro e i suoi contro, come tutti gli articoli, ovviamente nessun articolo è perfetto. Bene ragazzi, mettetevi comodi, andiamo a incominciare. Non ci resta che andare a vedere cosa c'è nella scatola. Eccola qua. La scatola, ragazzi, è premium. C'è niente da fare, è premium. È una cosa incredibile. Un sacco di accessori, da non credere. Si apre, ovviamente magnetica, ma dall'altra parte è magnetica, ok? E praticamente nasconde un mare di accessori. Ovviamente questa è la copertura sopra che si è tolta. Qua abbiamo i microfoni con il ricevitore che lasceremo un attimo da parte. Qui invece abbiamo i primi accessori, la calamitina, Calamity J, che praticamente non è tanto semplice da prendere, ma prenderemo dopo. Questa è per la collanina che è in dotazione, ragazzi, una cosa molto molto bella, secondo me la volevo la collanina, e qua c'è. Ecco, una cosa che vi devo dire, non è un microfono di ultima generazione. Cosa intendo per questo? Non è un microfono che ha attacco USB-C o Lightning che sia, ma è jack. Perché? Mini jack, perché ovviamente possiamo metterlo anche su una fotocamera. Ecco, ovviamente se volete metterlo su un iPhone di ultima generazione, ovviamente dovete avere l'adattatore jack 3,5 femmina, ovviamente USB-C, e questo equivale anche per gli Android, ovviamente, che hanno già da 50 anni USB-C, mentre per Lightning ci vuole ovviamente Lightning e jack 3,5 femmina, ma questo ovviamente ve lo metto in descrizione, se non li avete li potete acquistare. Questi sono i microfoni, il trasmedia, il ricevitore, e qua ci sono i primi accessori. Qua abbiamo questa qua che penso che si metta su un'asta microfonica, perché abbiamo due, vedete queste cose qua. Qua abbiamo addirittura l'attacco per la slitta microfonica, quindi ragazzi tanta roba. Qua abbiamo già la prima pinzettina, sì, potevano farci le scranature, ma 20 euro ragazzi, quindi teniamo presente questo. La prima pinzetta, e poi ovviamente come in ogni film di James Bond c'è il doppio fondo, ok, come le valigette. Abbiamo da questa parte qua due scomparti. Ecco, questa qui è la famosa, diciamo, graffetta che si utilizza per andare a ovviamente tirar fuori le SIM dagli iPhone. E cosa serve? Serve per accoppiare il microfono con il trasmettitore, scusate, il ricevitore, se non dovesse accadere, ok, quando accendiamo i nostri unità. Poi lo vedremo, vi farò vedere come si fa, è molto semplice. Il primo scomparto, apriamo la valigetta di James Bond, e cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente i caricatori, i cavi di ricarica USB-C, che sono 3. Qua abbiamo due cavetti, questo qua è per smartphone, vedete che c'è anche la linguettina, quindi questo lo mettiamo da parte, ok. Poi abbiamo, ovviamente non vi ho detto che abbiamo anche due cavi lavalier, perché questo microfono anche
il boggio per andare a installare un lavalier sul microfono, che è veramente grande, ok, grande, quindi ci sono due. Abbiamo il cavo per connessione videocamera fotocamera, quindi molto molto bene, un altro lavalier perché ovviamente c'è bisogno, e basta. I cavi di connessione io me li sono già fumati perché ovviamente li ho utilizzati già per qualcos'altro, ma questi ne avete tre sicuro. Apriamo qui e abbiamo ovviamente i due diciamo antipop, antivento, ok, che si possono installare sul microfono. E ragazzi, qua abbiamo la collanina che la possiamo mettere ovviamente al collo e agganciare, pom, la nostra patacona. Sì, uno dei contro che sono un po' grandi, ragazzi, sono un po' grandi come microfoni, ma per 20 euro ci può stare, ok, non ci dobbiamo lamentare perché 20 euro non è nulla per un paio di microfoni, wireless, nulla, che poi la qualità è anche buona. Ora andiamo a vedere nel dettaglio ovviamente ecco, la calamita si è tolta, eccola qua, la calamitina questa, vedete che luccica, non so se vedete luccicarla, però ok, questa è la calamita. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio i microfoni, poi li accenderemo, accoppieremo, faremo quello che dobbiamo fare, e poi la cosa che ci interessa di più è andare ad ascoltare l'audio, come la resa, ok, della nostra voce com'è. Bene, pronti per andare a vedere i dettagli. Vedete, io ho già preparato anche qua, che adesso l'ho persa, ma è qui, eccola qua, diciamo la graffettina. Andiamo un attimo a vedere diciamo il ricevitore, cosa c'ha, ma è molto semplice, ok? Questo è il tasto d'accensione, ok? Io adesso vado a fare, spegniamo un attimo il faretto sopra così vediamo la luce. Vado a premere lungo leggermente, vedete che incomincia a lampeggiare. Questo significa che praticamente il mio ricevitore aspetta di accoppiarsi con un altro un microfono, non un altro microfono. Qui abbiamo, ok, andiamo a vedere subito cosa abbiamo da questa parte qua. Abbiamo il jack dove dovremo connettere ovviamente questa uscita a una fotocamera o uno smartphone, ed eccolo qua il pirl. Ok, qua abbiamo il primo diciamo cosa essenziale che va a resettare, ok, quest'unità, perché così possiamo accoppiarlo agli altri microfoni molto semplicemente. Poi vi farò vedere come fare, ma è molto semplice. Giriamo di qua, abbiamo la connessione alla rete ovviamente per andarlo a connettere, per ricaricarlo. Non sto a dirvi la durata, ovviamente la durata è sempre diciamo in base a quello che voi lo utilizzate. Un'altra piccola pressione, ok, e la nostra unità si dovrebbe spegnere, ok, se è spenta non si è spenta, ma se è accoppiata con qualcuno che non so chi è, ok, spegniamo un attimo, ok, vedete, una piccola pressione e si va a spegnere. Passiamo ora ovviamente al microfono, togliamo lo zoomete, dai, zoomati indietro. Allora, passiamo adesso all'unità microfonica, che poi è quella che è più importante. Eccola qua, anche qui una leggera pressione sul tastino che c'è qua, ok, e una luce, vedete, si accende azzurra, vuol dire che il nostro microfono è acceso, non si accende ma si accende. Vabbè, da buon napoletano ogni tanto la T funziona da D e la D funziona da T. Vabbè. Qui invece da questa parte qua abbiamo il gain, quindi più o meno è il guadagno del microfono, dell'audio, del volume, scusate, ok, quindi del volume. Quindi diciamo che abbiamo questi tasti per andare a aumentare o diminuire l'entrata dell'audio. Ok, qua sopra abbiamo la capsula con i due dentini che ci permettono di andare a installare ovviamente l'antipop, l'antivento, ok, una leggera pressione e si va a installare. Sotto non c'è niente. Da questa parte qua ovviamente abbiamo la presa di ricarica USB-C e la presa per andare a installare il nostro lavalier. Nulla più, nulla di meno, quindi non abbiamo più nulla. Anche qui con una leggera pressione si spegne ovviamente il nostro microfono. Ovviamente quando, una cosa diciamo abbastanza scontata, quando andate a inserire la ricarica si accende il verde, che vuol dire che si sta ricaricando.
Boh, adesso non so i colori bene, ma poi c'è il monolete, quei colori verde, blu, arancione, cosa sono, vi andate a leggere. Quindi l'importante adesso è andare a, spegniamo il faretto che si consuma, ovviamente, andiamo a capire come innanzitutto accoppiarli. Però prima di andare a vedere questi due che funzionano, andiamo un po' a prendere quello che pensavo non funzionasse. Allora ragazzi, questo è il microfono, adesso spegniamo anche il faretto perché se no non vedete un tubazzo, il microfono che praticamente dovevo restituire. Se ci fate caso, se io faccio una pressione lunga, ok, diciamo non tanto lunga, il microfono non si accende, bene, bene, bene. Praticamente niente di strano, andiamo a ricaricarlo, quindi prendo un cavetto USB-C e lo inserisco nell'unità e come vedete praticamente il microfono non si ricarica. Quindi ho detto ma questo cavetto funziona, quindi cosa è possibile fare? Bene, a questo punto non ho fatto altro che prendere il suo cavetto in dotazione all'interno della confezione e che succede? Si ricarica. A questo punto ragazzi a voi, ok, la risposta per favore datemela perché io la mia ignoranza, ok, è evidente. Ho chiesto a qualche amico che si intende in elettronica, dice che forse i contatti sono invertiti, ma io non so perché mi sembra che USB-C o da una parte o dall'altra, boh, si dovrebbe sempre ricaricare. O il cavetto è troppo lungo, però fatto sta, questa unità funziona ugualmente. E la mia prova che voglio fare qual è? È questa, praticamente andare a prendere l'unità, ovviamente questa qui che ho utilizzato, ok, con i microfoni che funzionavano e andare a accendere e vedere se si può accoppiare. Però eccola qua la pinzettina, ce l'abbiamo qua, quindi facciamo così, vado a fare una leggera pressione, ok, vedete che la luce lampeggia. Vado a accendere anche questo, ok, e praticamente la luce diventa, ok, blu o quello che vogliamo, anche azzurra. Quindi ora non faccio altro che andare io a inserire, vedete che la luce continua a lampeggiare ma non si ferma. Vado praticamente a inserire, ok, il PIRL qua, ok, vado a inserire la graffetta qua dentro. Faccio una leggera pressione, ok, aspettate che lo metto. La luce incomincia a lampeggiare all'impazzata, dovrebbe lampeggiare all'impazzata, non lampeggia all'impazzata. Perché non lampeggia all'impazzata? Perché si è spento. Aspettate che andiamo a spegnere questo perché, ok, riaccendiamolo. Ok, riandiamo a fare la stessa operazione. Ok, vedete? Adesso io qua semplicemente vado a premere più e meno in contemporanea e la luce del trasmettitore, ok, ricevitore, scusate, dovrebbe sbloccarsi. E infatti le due unità si sono praticamente accoppiate, quindi non si sono accoppiate, lampeggia ancora? No, si sono accoppiate. No, non si sono accoppiate. Perché non si accoppia? Sì, ok, perfetto. Quindi quando questa luce è fissa vuol dire che praticamente le due unità si sono accoppiate. Aspettate un attimo, riaccendiamola, sì, vedete che è fissa. Quindi vuol dire che le due unità si sono accoppiate. Adesso ovviamente io non so se è possibile usare quattro microfoni, ok? Non credo che sia possibile, però boh, ci potremo provare, ok, visto che questo è stato accoppiato anche lui, ci potremo provare. L'ultima cosa da fare adesso è andare a sentire l'audio sia del microfono singolo, ma come ho detto è un po' grande, quindi la patacona qua è un po' grande, si vede, poi non è tutta nera, quindi è un pochino, diciamo, abbastanza enorme da mettersi qua, ok? Quindi con la lavalier sicuramente è tutta un'altra cosa. Adesso andiamo a installare gli accessori e andiamo a provare sia la unità fissa, diciamo questa qua senza ovviamente aver lavalier e ovviamente con lavalier. Bene signori, siamo
Arrivati alla prova del 9, vedete, ho messo il cavetto Lightning ovviamente collegato al jack, perché il mio iPhone ovviamente è il 13, quindi è vecchiotto, e collegato al ricevitore che è già acceso, perché ovviamente è anche sotto carica perché era un po' scarico. Adesso praticamente io vado a dare un tasto, diciamo un tap lungo, ok? Ok? Quindi si è acceso e questo è il microfono. Vado a spegnere quello da studio e questo è il Joby. Abbiamo il gain, ovviamente, come ho detto, vedete, io alzo, poi abbasso. Quindi la qualità sembra ottima, anche se vado vedete, un po' più distante. Sì, è una patacona, ragazzi, è una patacona, quindi è così. Adesso lascio sul qua, mi sentirete un po' lontano. Vado a prendere il lavalier, che è qui, ok? Me lo vado a installare e ricordate che più o meno un palmetto dalla bocca, poi vabbè, sta a discrezione. Vado adesso a inserirlo qui. Scusate questo casino. Questo è il lavalier, infatti più mi devo abbassarlo perché è troppo alto il microfono. Ragazzi, la voce presente. Quando è presente la voce, il video è bellissimo. Distorcerà un po' perché ovviamente adesso il setup è da studio col microfono, quindi distorcerà un po', però vi sentite la qualità che è molto molto buona. Andiamo in finale a vedere gli altri accessori, la calamitina, ovviamente questo come si aggancia al collo, il gatto mortino e ovviamente la pinzetta. Uno degli accessori in dotazione ovviamente interessanti, abbastanza diciamo interessanti, è la pinzetta. Ecco, abbiamo due praticamente nell'estremità, accendiamo il farone qua sopra, abbiamo due alette, ok, che vanno inserite sopra. Ovviamente il microfono è così, quindi vanno inserite così, penso, e poi girato, ok? Ecco, vedete, abbiamo le posizioni diverse, quindi io posso fare così e vado a girare. Ecco, il problema qual è? Che ovviamente è un po' troppo grosso, cioè io me lo vado a mettere qua. Oh, aiuto! Oh. Sì, ragazzi, è abbastanza gigantesco come microfono, quindi non lo so. Questo utilizzo non credo che sia tanto carino. Giriamo e togliamo. E la calamita è la stessa cosa, ok? Vedete che abbiamo anche la scanatura perché poi ci dovremo mettere dentro una monetina per poter levare, ok? Questa calamita. Vado a far così. Sentite lo scatto? Adesso però questo diventa più interessante perché io vado a prendere ok, come lo vogliamo chiamarlo, la collanina, me la vado a mettere, okay, e praticamente poi accendiamo, sentiamo se è ancora sì, è connesso. Sì, il problema era scarico. E qui adesso, vedete, ce l'ho qua. Posso buttarlo sotto, volendo. La vado a direzzare un po'. Ok, sotto la maglietta non si vede, è un po' gonfio, qua c'è qualcosa, però diciamo che l'effetto non è tanto brutto, ok? Come si può vedere, così non si vede. Certo, se mi metto un po' di lato si vede questo bombolone. Però diciamo, ragazzi, per 20 euro direi che possiamo accontentarci. Vedete qua? Ok, l'ho tolta. Ok, vedete? Via.
perfetto, quindi la monetina l'abbiamo levata, la monetina e la calamita. Ecco, l'ultima cosa è l'anti-pops, che è la stessa cosa, abbiamo due scalanature qua sopra. Se io vado a far così dovrebbe essere abbastanza semplice inserirlo. Vediamo un pochino se è semplice o no. Ok, vedete, messo anche l'antivento. E beh ragazzi, cosa vogliamo dire di più, ok? Poi vabbè, tiriamo su e lo togliamo. Ragazzi, 20 euro, teniamo presente sempre 20 euro. Allora ragazzi, innanzitutto mi scuso se ci sono stati problemi ovviamente di volume, un po' più alto, più basso, ma è il bello della diretta, ok? E della spontaneità, che qui ce n'è da vendere. Metto tutto a posto perché sapete che poi perdo tutto. E quindi ragazzi, 20 euro, accorrete a comprarli perché poi finiranno sicuramente, perché secondo me è un fondo di magazzino, perché come ho detto sul sito della Joby non esistono più. Quindi per 20 euro prendeteli. Se non avete nessun pacco microfono, ne volete un in più per creare anche video all'aperto, fare delle cose ovviamente in wireless, sono da acquistare. Bene ragazzi, detto questo, ovviamente il link in descrizione. Detto questo, mi raccomando, se volete fare un regalo a Gennaro, condividete questo video con i vostri amici, così vi fate conoscere questi microfoni che secondo me sono qualitativamente abbastanza performanti. Teniamo conto che sono sempre 20 euro plastica, quindi non andiamo a come dire, a focalizzarci su una diciamo confronto con microfoni che costa 300 euro, quindi non ci sta, non ci azzecca nulla, però diciamo fanno il loro lavoro e lo fanno bene. Sono un po' pataccosi, però lo fanno bene. E in ultimo ragazzi, se non l'avete ancora fatto, è il momento di iscriversi a questo canale, mi raccomando azionate la campanella per ricevere notifiche che ovviamente arriveranno video in questa primavera che sta arrivando. Speriamo, oggi pioveva di brutto, però speriamo che arrivi la primavera. Ci vediamo presto, un abbraccio.